Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Calciomercato in casa Napoli per quanto riguarda il difensore centrale ovviamente che deve sostituire l'infortunato. Buongiorno, torna prepotente il nome di Biraghi, fascia sinistra e quindi uno scambio in vista che a me non dispiacerebbe nemmeno. Situazione in casa Empoli per questo difensore centrale, ma ce n'è anche un altro, una lotta a due tra virgolette almeno a quello che leggiamo. Anghissà si è allenato a parte, andiamo a vedere anche cosa è successo a Castelvolturno. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se passate per la prima volta sotto questo contenuto attivando la campanellina, mi raccomando un bel like a questo video, l'algoritmo ci riconosce, diciamo, e siamo tutti più contenti. Partiamo dalla situazione Anghissà e Castelvolturno perché ci interessa ovviamente più delle voci di mercato. Il Napoli si sta allenando in questi minuti a Castelvolturno, oggi pomeriggio ovviamente. Alessandro Buongiorno non è presente e Kvaratskhelia invece svolge una seduta personalizzata sul campo 1. Mazzocchi corre in gruppo. Ma c'è un'altra defezione per la squadra di Antonio Conte, come comunicato dalla società. Frank Anghissà svolge un lavoro personalizzato in palestra per un leggero stato influenzale. Io appena ho letto la notizia si ferma anche Anghissà. Mi sono detto, porca miseria, quando si inizia non si finisce più, invece è solamente influenza. Per fortuna, e mi auguro che abbiamo comunque Anghissà disponibile per la partita contro il Genova, perché secondo me stiamo sottovalutando questo doppio impegno, Genova e Venezia. Vabbè, tanto si fa male uno, abbiamo Genova e Venezia. Siamo d'accordo che per valori tecnici siamo superiori, però arma a doppio taglio queste due partite. Il Genova rognosa come squadra perché Vierà l'ha messa un attimo almeno per trovare la quadra poi per quanto riguarda il gioco, l'ha messa sul piano fisico e quindi falli, molti falli, partite spezzettate, nervosismo, quindi bisogna stare un attimo tranquilli. Auguriamoci che abbiamo tutti i calciatori disponibili, ovviamente a parte gli infortunati che già conosciamo, anche perché credo che per la gravità dell'infortunio e per il calciatore che poi è stato colpito dall'infortunio, credo che abbiamo già pagato questo 2024-2025. Dai, una partita a settimana dobbiamo fare, fatecela fare con il Napoli titolare, lasciateci perdere per piacere, giratevi da qualche altra parte a seccare per piacere perché non è più il caso e dobbiamo comunque goderci il campionato. Detto questo, i due centrali, Luis Felipe, svincolato, parentesi in Arabia, ex Lazio, era all'Al Ittihad, e Ismaili. Per Ismaili c'è ovviamente qualcosa da dire. Il Napoli è alla ricerca di un difensore centrale in vista del mercato di gennaio, a maggior ragione dopo l'infortunio di Buongiorno. Tra i nomi attenzionati dal club azzurro c'è sicuramente Ardian Ismaili, centrale che sta facendo bene all'Empoli. Il Napoli sta, stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe offrire Alessio Zerbin come parziale indennizzo per anticipare l'operazione di qualche mese. A me stanno bene gli scambi, soprattutto a gennaio per sfoltire la rosa, anche a livello di tesseramenti, le liste che non dobbiamo perderle comunque di vista. Zerbini sia a casa Empoli, Ismaili a Napoli con qualcosa di soldi sicuramente, perché ovviamente non è che l'Empoli te lo regala e te lo dà, diciamo, a zero. Ismaili ha un valore di mercato credo simile a quello di Luis Felipe che ovviamente stando ai dati di Transfermarkt è di 8 milioni. Quindi lotta a due, vediamo cosa succede, anche perché tra tutte e due scegliere non saprei, è la mia personale opinione, ovviamente voi mi direte no ma tu ti sei ingrippato, tu vorresti il grande centrale, non ti preoccupare, chi le sono forti, messi in condizione. Io alzo le mani e passo la palla al mister perché se il mister avalla comunque un colpo del genere per sostituire che sia Luis Felipe o che sia Ismaili per sostituire Buongiorno vuol dire che qualcosa di buono ci deve pur essere. Per quanto riguarda la fascia sinistra torna il nome di Biraghi o forse non si è mai spento. Napoli e Fiorentina stanno lavorando a uno scambio tra esterni mancini. Leonardo Spinazzola dopo appena 6 mesi potrebbe salutare gli azzurri e trasferirsi in Toscana con Cristiano Biraghi invece che potrebbe fare il percorso opposto a scrivere l'edizione odierna di Tutto Sport. Il terzino della Fiorentina ha lavorato con Conte nel 2019 all'Inter con 3 gol e 7 assist. Nella scorsa stagione è stato il quarto miglior crossatore della Serie A
colmerebbe un gap del Napoli che sfrutta poco le palle inattive ed è decimo per percentuale di cross riusciti. Io leggo queste statistiche, leggo questi numeri, potrebbe essere questo il perché, e allora mi chiedo, abbiamo uno che ha sempre crossato bene, abbiamo uno che il piedino, al di là della fase difensiva che a volte è stato beccato, no? Non sa difendere eccetera, il piedino l'ha sempre avuto molto ma molto caldo. Parliamo di uno degli artefici dello scudetto, perché poi si parla sempre di Quaro, Osimhen, Kim Min-jae, e il centrocampo, e Lobotka, eccetera, eccetera, però passa sempre nel dimenticatoio poi il campionato, o meglio, i campionati che ha fatto Mario Rui a Napoli, perché comunque la maglia se l'è sempre sudata, al di là di qualche carenza tecnica per quanto riguarda la situazione difensiva, che se messa a posto con un compagno vicino o con una fase difensiva dove tu non devi fare, non sei poi il perno, ecco, a difendere, Mario Rui resta per me un esterno come si deve, terzino ovviamente, terzino, quinto di centrocampo, potrebbe fare anche il quinto di centrocampo probabilmente, ma non l'abbiamo mai testato a Napoli veramente. Però se poi mi scrivete 3 gol, 7 assist nella scorsa stagione, Biraghi è stato il quarto miglior crossatore della Serie A, colmerebbe un gap del Napoli che sfrutta poco le palle inattive ed è decimo per percentuale di cross riusciti. Ecco che, tornando indietro, la mezza cappellata mettendolo fuori rosa. Io poi non sappiamo, credo, cosa è successo tra Mario Rui e Conte. C'è di mezzo sicuramente Giuffredi, procuratori e quant'altro, però nel dettaglio poi non sapremo mai veramente perché è stato messo fuori rosa. O probabilmente Mister Conte ha dato per buona comunque Spinazzola che poteva dare una mano e invece è delusione, oppure qualche chiacchiera finita male o qualche cosa che non ci si è trovati su qualche situazione e giustamente, sottolineo, giustamente, se è così, patti chiari, amicizia lunga, fuori rosa, così come è stato per Osimhen, quindi lo sapremo forse più in là, ecco, quando Mario Rui al limite vestirà un'altra casacca, forse voterà il sacco lui o chi per lui, però io quando leggo il nome di Biraghi e la motivazione che è questa, poi la domanda mi sorge spontanea, perché altrimenti sarei un ipocrita. Molto semplice. Bene però questa situazione di scambi. Nell'operazione, al di là del calciatore, al di là di Biraghi, bene secondo me la situazione nel Spinazzola lì, Biraghi a Napoli, così come nel prendere il centrale, se mia personale opinione non vuoi arrivare al grande nome o un colpo che potrebbe, diciamo, potrebbe svoltare anche per l'anno prossimo se prendi un centrale come si deve di 33 anni, 32, il nome lo sapete già e ve lo immaginate già, però se vogliamo andarci così tra Ismaili e Luis Felipe, ben venga, sfoltiamo ovviamente la rosa. Zerbin dovrebbe accasarsi in casa Empoli e non solo forse, perché si è parlato anche di un eventuale Ngong in partenza, quindi sfoltisci e fai di necessità virtù, porti il centrale a Napoli e risolviamo, tra virgolette, risolviamo, perché sostituire Buongiorno puoi prendere un grandissimo difensore e comunque stai lì a dire però è all'altezza di Alessandro Buongiorno, perché abbiamo perso il calciatore più forte del Napoli in questo momento, senza sì e senza ma. Il calciatore più forte del Napoli dove poi girava tutta la situazione difensiva. Ecco perché non è che io sono scettico su Luis Felipe e su Ismaili, i due calciatori presi singolarmente, che poi nel contesto difensori in campo aperto si deve trovare anche con Rachmani, o meglio, Rachmani deve comunque vivere di luce riflessa dell'altro centrale, perché l'ha detto Conte, lo sappiamo noi e l'abbiamo visto anche nell'anno dello scudetto e dopo. Speriamo di azzeccare il colpo al centro della difesa, al di là
di questo esterno a sinistra. E buona guarigione sia a Buongiorno sia a chissà che gli passi la febbre, perché a Genova ci voglio andare con tutta la squadra ovviamente titolare, per chi ci può essere al di là di Quara. E appunto Buongiorno, basta con affaticamenti, si ferma Tizio Caio e Sembronio, perché ci sono 2 partite da vincere e fare 6 punti. Sempre Forza Napoli, mi raccomando, la vostra qui sotto nei commenti. Ci vediamo nel prossimo video, ciao.